Ciao Sabrina, Franco è il nostro amico di oggi. Ciao. Mi fa sempre ridere. Come fai? Ciao, mi fa sempre ridere. Dovevo fare una GIF. Ciao, ciao, ciao. Va bene, conto da 5 a 1 e ti connetti a Franco più di quanto tu non abbia già fatto, ascoltando i suoi punti. 5, 4, 3, 2, 1. Si presenta in una vita passata barra parallela mentre sta nuotando al mare. Si mostra così, nuota, mi mostra questa scena. Nuota verso il largo. Mm. È un uomo di 30 anni circa. Ok, Franco lo conosciamo già, questa è una sessione controllo. Mhm. Ti dà l'autorizzazione? Sì, alza la testa mentre nuota e mi fa così con il pollice in su. Mhm. Mm, mm. Cosa vuole dire la parte subliminale con questa vita precedente, parallela? La frase che vedo, che mi fa vedere in questo momento è: ho tanto da fare ancora, devo andare, devo nuotare in mezzo al mare. Il mare, dice, è il suo inconscio, c'è qualcosa da scoprire qua in questa sessione, nel mio inconscio. Scopriamolo, ce lo mostri, da PS. Dice: il mare rappresenta l'inconscio. Questa è una vita che lui ha scelto e dove comunque abitava al mare e faceva delle nuotate la mattina presto. Le piaceva fare questa cosa qua. Però in questo caso lui ci mostra, la PS ha scelto questa vita perché dice che le manca un pezzo che sta nel suo inconscio. È come se ci fosse qualcosa che lui dice non vuole affrontare, come posso dire. Ci sono dei pezzi, lui ha fatto un buon percorso fino adesso a livello di evoluzione personale Mhm. e l'anima dice manca, è come se lui avesse fatto tanto a livello, come dire, spirituale, avesse provato anche sbagliando, ma poi comunque imparando, prendendo degli insegnamenti dal punto di vista spirituale, esoterico, eccetera. Però c'è anche la mente qui e va esplorata. Ci sono delle cose che lui ha evitato di affrontare, delle paure, delle situazioni proprio, parliamo di mente. Dice questo. Va bene, vibrazione di Franco, 25 miliardi. percentuale di consapevolezza, 157. PSPE, PS 59%. vite precedenti 3227. e percentuale di cervello utilizzata. 12. Però Mm. molto alta. È una Va bene, persona, è molto, da qui vedo che lui è molto, è mentale comunque, cioè è molto attivo a livello mentale, è una persona che comunque è come se deve sbrogliare le situazioni, non le piace rimanere con delle cose sospese, come posso dire, non è un lascia passare mm, facile lui. Mm. va bene, chiamiamo subito i disincarnati. Padre, madre, fratello. Padre e madre si sono presentati subito. Vedo due persone anziane, una accanto all'altra, e li vedo anche in una situazione di, come posso dire, ehm, tra di loro buona, come se sono per mano, quindi arrivano insieme. Mhm. Il fratello lo vedo lontano,
lontano da noi, un pochino più dietro rispetto al padre e alla madre, e come se fosse trattenuto da qualcosa, fa fatica ad avvicinarsi. Non è una persona giovane, non Ma lo il so, io lo fratello vedo, dici? Ah. sì, io lo vedo Franco è 50, morto giovane? non anziano comunque. Sì, più o meno questa età, cioè anzi sì, questa età. E non si avvicina. Bene, invogliamolo, apriamo il portale aureo, vediamo cosa fanno. Il padre e la madre guardano questo portale come se sono molto attratti e non vedono l'ora, però vogliono comunicare con lui. Mentre il fratello lo guarda, questo portale aureo, perché poi ne vedo tre, perché è come se in realtà io li aiuto, ma se lo aprono da soli, come posso dire, ognuno ha il suo portale aureo, anche se poi la strada è quella, però io lo vedo Mhm. personale e lui, il fratello, invece rimane comunque più distaccato. È come se non avesse quello che percepisco, è come se il fratello fosse cioè l'essersene andato è stato in un momento dove lui aveva ancora delle cose, non era pronto, come posso dire, quindi è come se non è indeciso, è attaccato a qui, lui è Esatto, dove? attaccato. Vedo A una cosa? donna, Chi? non so se aveva una moglie, vedo una donna, una Franco persona aveva femminile. C'era, sì, non leggo il tuo labiale. Se vuoi scrivermi, scrivimi nella chat di Skype, quella che abbiamo visto prima. Va bene, salutiamo la madre e il padre se vogliono dire qualcosa a Franco e quando hanno fatto possono andare davanti al figlio che vedrà quello che succede. Madre e padre si innalzano, quindi per arrivare al portale c'è sempre la scena che comunque non ci arrivano in forma fisionomia fisica, ma abbandonano tutto ciò che è fisico, quindi per mollare proprio la Matrix, diciamo così, Mm, diventano energia, si innalzano perché i loro portali sono più su rispetto a dove siamo noi, dove noi non possiamo comunque cioè possiamo andare a vedere, non possiamo arrivare, come posso dire, mm, e si innalzano e diventano energia e arrivano lì. mhm. Il fratello guarda e si è avvicinato rispetto a prima perché è incuriosito da tutto quello che stiamo facendo, perché in realtà quello che sto dicendo è come se, come sempre, no? È già, è veloce perché qui spazio-tempo non c'è, quindi io lo vedo molto accelerato, è come se vedessi dei fotogrammi che mi passano davanti, quindi lui è già arrivato qui, ha già visto Mhm. ed è, e la mamma, questa signora, questa donna con dei capelli castani, un po' corti, così, l'ha l'ha chiamato, gli ha allungato la mano, come per dirgli, vedi, questo è un posto dove comunque spetta a noi. E quindi lui si è avvicinato, però è ancora scettico, non so per quale motivo, è come se lui, quello che, quello che mi fa sentire è come se lui dice, ma io ancora devo stare vicino a questa donna, ancora non era il momento per me, non volevo andare Ok, via, non... lui è morto suicida a 29 anni. Chiedo a Ah, Franco con un sì o un no, e la donna, la fidanzata, è viva? Se lo sai. La sua fidanzata di allora, tu sai se sia viva? Sì. Ok, si è sposata, immagino, si è fatta una vita. Ok, si è sposata e si è fatta una vita. In più, diciamo, questo disincarnato, con i fatti però, non con le parole, che restare attaccati alla terra come disincarnati non serve a niente, non serve a nessuno, lo so. non serve a loro, non serve agli umani, non serve ai posti in cui sono attaccati, agli No, oggetti in cui sono attaccati. Non ne guadagna nessuno, ma al massimo ride qualche entità di noi e di loro. Al no. massimo. Diventa comico per le entità, che ribadisco e ricordo per l'ennesima e trecentesima volta, non sono niente.
sono Già. aria. L'aria è già qualcosa, non so niente. Quindi lui dice che deve stare ancora qui, però ha voluto andarsene. Io gli sto Mm. dicendo che non serve a niente stare qui, lo vede che non serve a niente. Se non lo vede, andiamo con lui tra 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anni. Vediamo se in questi step riesce a combinare qualcosa di utile nella sua permanenza qui sulla Terra. Valido, divertente, formativo. No, è come se lì il tempo rimane fermo, cioè il tempo è molto più, non c'è il tempo. Quindi i nostri 20, 15, 10 anni per lui è un secondo, come posso dire. E È porta a come casa se qualcosa? io la vedo come un'anima, si mostra come se avesse 50 anni e rimane fermo così, sofferente, persa, lo vedo così, come Ok. se non avesse avuto uno scopo, come se, come posso dire, quello che mi fa sentire è come se non reputava inutile tutto, quindi non trovava un motivo, una motivazione. Però adesso vuole rimanere. Dice perché sì, cioè io lo so, io Sabrina lo so. Quello che lui dice è come se si è reso conto che ha fatto un qualcosa che secondo lui, cioè che forse non doveva fare, e Mhm. quindi è come se volesse dall'altra parte recuperare qui, ma chiaramente è impossibile. Lui da disincarnato ha conosciuto dei suicidi come lui. Ci si è avvicinato, li ha attratti. Lui dice che di là ha imparato qualcosa, nel senso di questo tipo di situazione è capitato che ha visto persone che hanno fatto la stessa azione e ha percepito la loro sofferenza animica, perché è l'anima nel corpo, però poi dopo è come se staccandosi non ha più importanza più di tanto, però invece Mm. lui è come se c'è una parte di quest'anima che è rimasto, come posso dire, a questo loop dove c'è un ciclo dal quale non riesce ad uscire. Comunque sì, li ha visti, ha percepiti, da lì si può vedere qualsiasi cosa, da dove stanno loro, no? Da dove stiamo noi adesso anche. Ok. Quindi sì. Chiamiamo, no, mandiamo i genitori nel portale. La mamma dice aiuta tuo fratello. A chi lo dice? A lui. A lui chi? A Eh, Franco. sì, Franco. Ma nessuno può aiutare nessuno, è il fratello Lo che si so, aiuta da solo. lo so, però lei dice così. I genitori si sono alzati ormai, stanno lassù, stanno all'entrata dei portali. Ognuno ha il suo portale aureo, pieno di energia, come se si sentono risucchiati, come posso dire. Non erano attaccati loro, io non li vedevo attaccati, li vedevo comunque in un posto Ok. di via di Beh, mezzo. li salutiamo e vediamo se questo, che è l'esempio più importante, dà al fratello una mossa, insomma, fa dare una mossa al fratello. Il padre c'è avuto un flash dove il papà, prima di andare, ha abbassato gli occhiali e ha fatto un sorriso, poi li ha rimessi e poi è tornato a essere energia e è andato. Ha fatto così. Che cosa voleva dimostrare con questo gesto? Comunicare. È riconoscenza. Ok, e il fratello che fa quindi?
Davanti a tutti questi esempi lampanti dei suoi genitori che fanno delle cose e ne traggono dei benefici, lui che fa? Ci sono degli angeli dietro. Ecco. Beh, è chiaro che ci sono delle interferenze, degli angeli, dei Gesù, delle Madonne, ma ha visto i genitori, cosa fa? Può anche tenerseli Dice che gli lo vuole, angeli e va ad andare nel no, portale. no, lo vuole fare anche lui. Però ha bisogno un pochino più di, lo so, Sì? è più debole rispetto ai genitori lui. Ha Come bisogno anima di è più. cosa? Di tempo? Il tempo non c'è. Il tempo è finito più o meno per tutti. Lui ha questa opportunità oggi, o è sì o è no. Noi lo stiamo per chiudere il portale. Quindi o resta qui con i suoi angeli, con una situazione in stallo per i prossimi 500 anni e anche di più, o va nel portale aureo dove si spoglia degli angeli di tutte le sovrastrutture mentali o chiamale come vuoi, diventa solo energia e poi se deciderà di incarnarsi sarà una sola unica scelta sua. Se deciderà di rimanere lì come energia o di andare da altre parti e magari tornare alla sorgente, sarà solo una scelta sua. No, dice lui vuole, è stanco, è stanco è Via, stanco. subito, senza pensarci, via. Ok. Si è innalzato, ha lasciato la sua forma fisica, si è alzato, si è spogliato, si è tolto letteralmente i vestiti proprio. Portava una camicia bianca, me la fa vedere. Si è spogliato e si è alzato. Perfetto, chiudiamo il portale aureo e apriamo le porte del cinema. Sta salutando il fratello e le dice questa parola, dice scusa. Non so perché. Scusa perché ti ho fatto... Hai avuto delle preoccupazioni per me. Mi dispiace di averti dato delle preoccupazioni, non volevo. Però io stavo molto male quando stavo qui. Non avevo capito la mia strada, non avevo capito nulla. Io ho preferito così. Mi dispiace perché io ho sentito la tua sofferenza nei miei confronti, perché tu non hai capito la mia azione, ma per me aveva un senso. Bene, lo salutiamo. Andato. Ok. Chiamiamo nipote, sorella e marito della sorella nel cinema. Arriva un ragazzo di 16, 17, 20, giovane, Mm. Ma i nipoti ne ha 8, eh? Se si presenta così è interessante. ragazzo, si Ne ha 8, presenta, ma è il nipote di 8 anni? si presenta come ragazzo di Oh, adolescente, ok. come se lui si fosse più maturo, come posso dire. Mm. La madre e il padre di lui ci sono? La sorella, sì, Mhm. La sorella di il, Franco. Mm. sì, il, il marito della sorella, giusto? Mm. È più scettico invece. E si presenta però con più... è chiuso, ha le braccia conserte e come per Va bene, dire va bene. scettico. Assisteranno allo spettacolo. Vediamo con questo controllo di oggi se ci sono ancora entità eteriche. Quindi il solito bestiario e EDL, vediamo.
Lui è una persona molto ehm, mentale e consapevole. È come se comunque tutto il suo bagaglio di consapevolezza di quello che ha imparato qui creasse una sorta di, io vedo come una bolla che in alcuni momenti abbassa le difese e in altri momenti è molto forte, quindi cioè lui è come se si creasse una bolla di protezione intorno a sé, dovuta alla sua consapevolezza. Quindi è proprio che a volte è come se io vedo che lo fa anche a livello proprio conscio, cioè io non come si dice, non mi interessa, non lo voglio, non lo accetto, quindi lo fa come a livello proprio consapevole. Intorno di suo io vedo soltanto dei tentativi di entrare in questa bolla, però con sé, in sé, dentro di sé, a differenza di altri che vediamo che con il quale facciamo le sessioni, li hanno dentro, li hanno proprio che li manovrano, no? Stai parlando di Nel, entità o IDL? entità in generale. Nel suo caso è Ok. come se vedo dei tentativi esterni, quindi che si ripetono, quindi comunque ci sono io ne vedo due di EDL che tentano gli EDL sono quelli che lavorano e tentano di entrare a livello emozionale, quindi nel momento in cui lui abbassa le difese perché prova un'emozione di bassa frequenza, interviene l'EDL, che è quello che vibra di più, col Mm, quale si mm, trova mm. meglio nell'intervenire a livello Va bene. emozionale. Non ci sono entità eteriche però e non ci sono impianti. Allora, non ci sono entità eteriche, c'è un'entità mentale, però questo lo volevo dire, del Mm, secondo livello. C'è un'entità mentale del secondo bene. livello che è quella che praticamente interferisce con lui perché è quella che gli mette l'idea che lui si pone questa domanda e però questa entità, questo lo vedo come un fumo nero sempre, ed è quella che interferisce sul discorso, c'è ancora qualcosa che mi manca, qual è la mia strada? C'è qualcosa che non ho fatto e che ancora devo fare. È come se, però invece di prenderla come uno spunto, questa cosa qua ehm, gliela pongono come come vuol dire, come una cosa di pesantezza. Quindi è come se lui pensasse, sì, però mi manca un pezzo e si incastrasse in questa situazione e provasse un'emozione ehm, a bassa frequenza della serie. Cos'è che manca? Cos'è che Mm, manca? mm, mm. Devo fare delle cose, non so Sì, cosa, non sono a esatto. posto, non sono pulito. Bene, causa esoterica del problema urogenitale, molto migliorato dopo la sessione e poi ripresentatosi di recente. Abbassamento di frequenza, vedo questa frase. È lui, è come se tutti noi abbiamo un punto debole, tra virgolette. Quindi nel momento chi più chi meno, che chiaramente a livello energetico parte, cioè prima arriva a livello energetico, che è la nostra energia è quella collegata con l'etere, quindi prima c'è una mancanza energetica e poi arriva al corpo. E quello che vedo è come se fosse il suo punto più debole. Quindi nel momento in cui lui va in loop o comunque ha delle problematiche o comunque io lo vedo molto mentale, lui anche, l'avevo visto pure prima, ehm, come si dice, si arrovella, in qualche modo abbassa la sua frequenza, quindi il punto più debole dove si va a colpire è quello. Ognuno c'ha il suo è quello lì. Quindi praticamente nel momento in cui lui abbassa, cioè io penso e mi rendo conto che è impossibile stare a 3000 con le frequenze a 2000 tutto il giorno, ci stanno i momenti perché noi viviamo ogni istante, cioè viviamo, i secondi sono esperienza, ogni volta processiamo con la mente 1 miliardo di pensieri al secondo, di emozioni, quindi ci sta, però dovrebbe far porci più attenzione. Cioè, nel momento in cui lui inizia a fissarsi su un qualcosa, perché io vedo che lui si fissa, cioè focalizza ed è come se tutto il resto Ok?
Ok. estranea? Ma la prostatite, quindi il problema urogenitale, ha una causa, ha un impianto, ha un'entità o è No, fisico? è fisico, ma io lo vedo così, da Alimentato qua. dall'emozionale. Ok. Esatto, esatto. Stessa Sì. domanda, ipotiroidismo di Hashimoto. Tengo a precisare che un urologo e un endocrinologo seguono Franco su un livello medico da tanto, da sempre, da subito, quindi Emozioni vediamo soltanto represse, la causa esoterica. emozioni represse. Io la vedo come un qualcosa che lui vorrebbe. Mi dà la sensazione che lui vorrebbe urlare, ma reprime. C'è qualcosa a livello inconscio. Ritorniamo, riallaccia a quello che ci ha fatto vedere all'inizio. In questo momento lui, la sua anima, perché ogni momento c'è un qualcosa da far vedere importante in quel momento. Poi se fa una sessione da qua per dire a 3 mesi fa vedere un'altra cosa. In questo momento è come se l'anima gli sta dicendo che lui deve esplorare il suo inconscio, deve comunicare di più col suo io interiore, anziché cercare all'esterno. Quindi le risposte stanno dentro di sé ed è come se lui volesse questa cosa della tiroide. È una mancanza, lui vorrebbe urlare, ci sono delle cose che vorrebbe tirare fuori ma reprime, quindi è arrivato il momento di tirarle fuori e si trasformano a livello fisico. Ritorniamo al discorso della mancanza come dire, come se ci fosse un buco energetico qui che si trasferisce qua a livello fisico. Quindi se lui riesce a Ok, tirare fuori quello che sta nascondendo a se stesso, questa cosa migliorerà, migliora. vabbè. Sogno 1, sogno 2. Sogno 1 viene attaccato da un cinghiale. Vedo un diavoletto. È un tentativo di abduction, legato al secondo universo, però, questo qua. Fallito? Sì, io vedo che lui Quindi il combatte. diavoletto non c'è. No, Mhm. Il cinghiale nel sogno è forte, lo attacca, adesso non ricordo se lo morde, ma mi sembra di sì, ma è mm, molto forte e non ce la fa, lui... Ok. non ce la fa. Ah, cioè, Secondo, mm, vince Franco, nel senso non ce la fanno. Ah, ok, secondo sogno, in passato ha fatto una colonoscopia e sa quindi il dolore e il fastidio che si prova e in questo sogno sente un dolore all'ano. tentativo di un impianto, ma non ce la fanno manco qua. Cercano di mettergli un tubo. Io vedo come se, mentre mi parlavi, anche prima l'ho visto, è come se sono tentativi di abduction. Ci provano, ma non vanno a buon fine, perché è come se lui è consapevole, quindi la sua mente lo processa, perché chiaramente dobbiamo sempre fare i conti in questo mondo abbiamo la mente, dobbiamo Mhm. razionalizzare, altrimenti diventiamo pazzi, no? Quindi dobbiamo comunque in qualche modo processare quello che accade con qualcosa che conosciamo. Quindi il cinghiale in realtà non era un cinghiale, ma era un'entità che vediamo che da qui vedo come diavolo e in quel caso era un tubo come un tentativo di inserirgli qualcosa per controllarlo a livello energetico. E quello è un punto, cioè il nostro di dietro, dove abbiamo detto è un punto molto delicato e quindi è un tentativo, ma io non lo vedo. Cioè oggi non ce l'ha lui questo impianto, non lo vedo. Perfetto. Ci sono dei rumori in casa, soprattutto dal frigo. C'ha una causa esoterica o è il frigo? È un tentativo di distorsione mentale. Da parte... Tentano, eh, Cioè, lui tentano non di. ha entità, tranne una No, mentale, ma ha un sacco di gente che gli ronza intorno, che tenta, cercano, vogliono. è come posso dire, una Tutti. persona diventa come noi, no? Cioè, io, Mhm, Sabrina, una persona che diventa consapevole non è attaccabile direttamente, cioè non ce la fanno, mhm. perché l'anima ti conosce, quindi anche se tu a livello consapevole non lo vedi, ma l'anima lo sa.
quindi non ti lascia entrare, non ti lascia, non permette. Che cosa fanno? Tentano dall'esterno di interferire all'esterno, quindi tramite un'altra persona. Faccio sempre l'esempio mio personale, no? Che magari nel mio ufficio io non posso essere perché lo so, però arriva il collega che mi dice quella cosa che so che a me dà fastidio, quindi tramite le persone esterne, tramite una cosa che comunque attira la sua attenzione, tentano Mhm. di preoccuparlo, di abbassare le frequenze, no? Di renderlo più debole. Invece comunque il suo atteggiamento è positivo, cioè molto, vabbè, sarà. E questo secondo me è un atteggiamento che porta dei Invincibile. risultati. Eh sì, cioè si pone il problema, giustamente dice che cos'è, ma si pone il problema nel senso fino a un certo punto le dà il giusto peso, poi dice vabbè, chissà cos'è, è più una curiosità che una paura, lui non ha paura, quindi. Ok. Cioè oggi è il Ehm, frigo, domani è il quadro, dopodomani è esatto, il parliamo del quadro. piatto, è la stessa Non ho cosa. capito quando il quadro è caduto, c'è un quadro dietro le sue spalle da dove ci ha chiamato, non è questo, è un altro, il quadro che è caduto tempo fa. Ecco, scrivimi Franco, se è successo prima delle tue sessioni o dopo? No, dopo, io vedo dopo, non lo so. Dopo? Mi sembra che abbia fatto sì con la testa, ma sta scrivendo. Comunque, questo quadro che dovrebbe cadere, diciamo, dopo la morte di mia madre, Mm. doveva cadere lì, per terra, è caduto tipo a 5 metri di distanza, facendo, come dire, un ipotetico percorso a U, uscendo da una stanza e finendo in un corridoio. Non è possibile, anche se dovesse aver preso tutti gli spigoli 11 anni fa, quindi tanto tempo fa, alla morte della madre. Quindi, anche se avesse preso 100 spigoli strani, flipper praticamente. In più un quadro grosso, pesante, con un vetro, non si è rotto niente, né il vetro né un graffio, nulla. È un angelo, no, un EDL, scusami, ho visto proprio un essere con le ali. Un Elohim? È la stessa, sì, però io sempre la stessa cosa vedo in lui. Ok, è strano, va bene, ma non ha, come posso dire, cioè, ciò che ci frega, tra virgolette, è il terrore, perché loro Mhm. col terrore abbassi le frequenze, il terrore ti tiene sotto controllo e entrano. Invece lui è, sì, ok, è caduto sto quadro, è strano, ma non ha dato questo gran peso di paura, oddio, no, sono infestato, no, l'ha Sì, ne ha presa come preso un atto, atto, esatto, quindi ne ha anche lì preso al atto. tentativo finito in positivo per lui, nel senso, ok, è andato via questo qua, cioè ha tentato, ha fatto proprio una cosa drastica, che poi più di Ok, tanto non è che. eh, inizia e paga, ma poi abbandona dopo 2 o 3 volte una determinata tipologia di meditazione di gruppo, cioè una specie di corso, diciamo, legato a una tecnica di meditazione. Mm, Perché? Causa esoterica dell'abbandono, perché lui lo diciamo. sa, e lui l'ha capito. Lui sta capendo, ma già l'aveva capito quando, non so se consciamente o inconsciamente, ma consciamente, che comunque sono tentativi di ricerca di attribuire all'esterno, come posso dire, cioè la ricerca va bene, però poi comunque il percorso, cioè le risposte sono dentro di te. Se lui parlasse, lui ha capito che parlando con se stesso, cioè interagendo con la sua anima, che questa è la cosa che gli sta dicendo l'anima oggi, inconscio, cerca dentro di te, che le risposte sono dentro di te, ti manca un pezzo. E lui l'ha capito, quindi semplicemente lui non le farà più queste cose e percepisce, avendo comunque fatto un buon percorso, essendo arrivato a un buon livello di un pezzettino sempre più vicino alla verità, come posso dire, no? Mhm. Che poi la verità è relativa, però
ha fatto dei scalini, cioè, quindi ne ha fatti tanti nell'arco della sua, in questa linea temporale. È come se lui avesse compreso che a che cosa serve in fondo. Cioè, è più logico mh, passare del tempo con se stesso, chiudendo gli occhi e domandandosi le cose a se stesso, piuttosto che appartenere a un gruppo dove ha capito perfettamente, lui sa che non si sa, che non si sa. Non dico che sono tutti negative queste cose, per carità, però non sai che cosa puoi attrarre, no? Se tu stai in un gruppo, qualcuno che ti guida, che non... quindi potresti attirare, fare entrare cose, lui questo l'ha capito, lo sa. Cioè il percorso è interiore prima, poi lo puoi condividere, però lo puoi condividere con persone che sono arrivate al tuo stesso livello, non con persone che fanno cose di cui non sanno nemmeno più o meno che vuol dire, no? Domanda semplice e geniale. Lui ne ha bisogno? No, E allora, no. perché farlo? A lui ha più Esponendosi. bisogno Mm. Di cosa? di se stesso, cioè lui ha più bisogno di... È arrivato a un punto dove adesso le risposte sono dentro, cioè l'anima ti sta dicendo c'hai un inconscio da esplorare. Ora hai visto le cose fuori, hai fatto le tue esperienze, hai fatto le meditazioni, hai conosciuto persone, esterne. Adesso ti manca il pezzo, cerca dentro. E il fatto che lui nuota nel suo inconscio è come se la sua anima, che è comunque io l'ho percepita come una vita parallela, ma quello che ho percepito subito è stato l'anima, è un simbolismo della sua anima. Cioè nuota dentro di te, perché il mare è l'inconscio tuo, l'inconscio rappresenta l'inconscio, ciò che non è esplorato. E è come se lui mi ha fatto vedere, io adesso devo nuotare dentro di me, devo andare a vedere quello che c'è. Questo. Quindi ne manca, ora è il momento di inside, no? Questo vedo. Sì, di fare un lavoro dentro di sé, di fare Dentro, un lavoro esatto. autonomo. In che modo? Chiediamolo alla sua PS. Lei dice Cambiando, ci sono. mm. Mm? Cambiando lavoro, facendo delle attività che ha sempre voluto fare. In che modo? Allora, intanto lei dice che ci sono delle cose che tu reprimi, emozioni, passioni, che vuoi perché sei preso dal discorso materiale, sei molto mentale, sei molto... però ci sono delle cose che tu reprimi, che dovresti affrontare. Dovresti prendere un quaderno vuoto, pulito, nuovo, comprarlo nuovo, dice. Aprilo, prendi una penna in mano, chiudi la porta e chiudi gli occhi e lascia scorrere tutto ciò che hai nascosto a te stesso. Poi apri gli occhi e incomincia a scrivere di getto, senza pensare. E lei dice, quando poi tu farai questo, rileggerai quello che scrivi, tutte le emozioni passate, quello che hai provato dall'infanzia, quello che, sensazioni che non hai voluto provare, che ti sei evitato di provare. E rileggile, scrivile, mettile su carta, dice, e affrontale perché è come se ci sono delle emozioni represse, è come se lui nell'arco della sua vita si fosse privato di provare qualcosa, mi viene la parola sliding doors, no? Quel film, Mhm. eh, avesse scelto una cosa anziché un'altra, però per un discorso emozionale, come se lui fosse un po' duro con se stesso e quindi avesse un po' represso Mhm. alcune situazioni e soffrisse di questo, invece lo deve esternare, non fa niente, le cose sono andate così perché in quel momento lui le ha volute fare così, però comunque le deve affrontare, le deve tirare fuori, altrimenti Mhm. questa cosa le rimane chiusa, quindi le provoca qualcosa a livello fisico e anche dei blocchi mentali, no?
Io ricordo dalla sua vecchia sessione che parlava appunto di fallimenti, di denaro perso, questo è praticamente l'ultimo punto che vogliamo affrontare brevemente, quindi rimette questo punto denaro e lavoro pur lavorando e guadagnando e fallimenti, vuole capire in definitiva se ci sono delle cause esoteriche ancora valide, ancora in piedi. Ehm, Quello che vedo è che comunque lui, ehm, mi permetto di dire, troppo attaccato al discorso denaro, nel senso, io vedo il denaro da qui come un'energia, ok? Quindi è come se immaginiamo il denaro come fosse una persona. Allora, se tu sei troppo geloso e lo vuoi tenere incollato a te, sto denaro, il denaro si allontana, la persona si allontana perché lo tieni troppo a te. Viceversa, se lo spendi, espandi e quindi non lo rispetti, il denaro, l'energia, questo denaro che io lo vedo come energia, si sente non rispettato e si allontana da te. Io vedo questi due opposti e nel suo caso lo vedo come troppo morboso, come se immaginando che il denaro fosse una persona con il quale tu sei geloso e lo vuoi tenere a te, è come se questa energia, quindi facciamo finta che il denaro è una persona, essendo troppo morbosa, tende a allontanarsi. Quindi c'è è come se lui dovesse fermarsi un attimo e pensare al denaro, perché in questo Matrix il denaro serve, vuoi o non vuoi, ci dobbiamo sbattere con questa cosa. E è come se dovesse trovare un equilibrio nel rispetto del denaro. Cioè, va bene, bisogna trovare un equilibrio, è come se fosse una compagna, cioè bisogna dargli un motivo a questa energia di trovarsi bene con lui. E lui ha passato momenti da averne tanto e non averne, e sperperarlo, fare, per carità, ovviamente i tentativi li facciamo tutti, e lui dai suoi tentativi ha imparato molto, però adesso è il momento di, quindi è quello fa parte del passato, perché non è che non lo rispettava, mi sento di dire, è come se non gli dava il giusto peso, quindi Mhm, o esagerava nel fare certo, delle cose che non si poteva permettere, chiaro. Ok. o viceversa era troppo morboso, quindi è come se dovesse trovare un equilibrio come se pensarlo come fosse una persona, una compagna da rispettare, con quale costruire un rapporto e dare un motivo a questa energia, perché il denaro è comunque energia, di avere piacere a rimanere accanto a lui. Questo vedo, mi sento di dire, di dirgli, di Ok. consigliare. Ultimo punto, non punto, come affrontare il periodo, i CINIVAC, in virtù soprattutto del nipote e quindi del percorso del nipote che è qui nel cinema, al quale offriamo insieme al padre di lui, cioè alla sorella di Franco e al marito della sorella di Franco, offriamo una VIC, vibrazione, informazione, quindi tac, in un colpo solo, in eterico hanno tutta l'informazione delle sessioni e consapevolezza risultante. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, nel senso che è l'unica cosa che può avere un effetto, un senso. Penso. E la Vic gliela diamo in forma di fragola perché al nipote gli piacciono le fragole, dice. E la prende subito, la mangia. E poi prende la fragolina, la prende anche la sorella e il marito della sorella, questo signore alto, moro, si è avvicinato e adesso è più aperto perché ha visto, prima era malfidato, adesso ha visto la purezza, diciamo, del lavoro che lui sta facendo con noi, quindi dell'informazione, di cercare di Mhm. passare una vibrazione più alta, di aiutarlo in questo senso e quindi si è avvicinato e ha preso la fragolina anche lui, la Vic. A livello di ciò che possiamo fare, sappiamo, ma già lo sa lui, possiamo solo aiutare a livello eterico di passare l'informazione. A livello materiale, magari dare degli input, dare un esempio o mettere un seme, dare la propria idea, o far vedere al nipote le fonti di informazione che comunque confermano quello che pensiamo, ma il percorso è il suo. Possiamo solo accettare che ognuno
delle persone che sta accanto a noi al suo percorso e tentare al massimo di dire la nostra e di dargli una visione, di dargli un punto di riflessione. Quello possiamo fare. Sempre meglio che non farlo, chiaramente. E basta. Chiaro. Va bene. Passiamo queste informazioni e insegniamo a Franco, al nipote, alla sorella e al padre a crearsi un ad eternum. Insegnaglielo, mostraglielo velocemente. In realtà è una cosa più semplice di quanto sembri. Si apre la mano e c'è. Senza estrarre energia a noi, che è impossibile, si crea un emettitore di energia ad alta frequenza. Ad eternum, per sempre. L'hanno fatto, sono tutte, c'è anche Franco, loro tre e Franco è davanti, vicino a me, Franco, perché è come se si mostra a loro e hanno aperto la mano e c'è questo pallino, Franco insieme a me lo ha mostrato, nel mentre parlavi già è accaduto, perché è così, e ha mostrato la mano, l'ho fatto vedere insieme a lui, io e lui l'abbiamo fatto, questo pallino che al 3, 1, io lo vedo sempre così, 1, 2, 3 ed è scoppiato in energia e loro tre hanno ripetuto, hanno preso questo pallino dall'energia propria interiore, l'hanno concentrata chiudendo gli occhi e poi è scoppiata l'energia. E quindi è come se si fossero... Io vedo che questa cosa in qualche modo ripulisce l'anima, anche se la sessione non è diretta, chiaramente per le persone che, per le anime che vengono chiamate, però intanto vengono, quindi vogliono, cioè sono comunque, come dire, incuriosite. Ma quando accade questo e noi passiamo questa informazione e loro la mettono in pratica, è come se in qualche maniera ci sia una sorta di pulizia, non conscia, ma c'è, che potrebbe comunque cambiare in positivo le loro scelte. Va bene. Mm. E Franco cosa vuole fare? Non so se ci sono dei contratti. Andiamo al cluster, andiamo a vedere se ci sono. Di fatto è pulito lui. Dei tentativi di interferire, beh, ci sono quelli mentali, c'è quella mentale, sì. C'è un E poi tanti contratto più tentativi di scuro. interferenza. C'è mi porta in una libreria semplice dove c'è mi porta in una libreria con uno scaffale di ferro, uno solo. Non so se quei scaffali di ferro, no? Mhm. Da ufficio, diciamo così, e vedo al centro mi mostra al centro questo contratto nero più scuro che è quello dell'entità mentale. Mhm. E poi ci sono due libri accanto, uno a destra e uno a sinistra ancora. Poco, però ci sono due. Sono tre in tutto. E che contengono cosa? Contratti? Confusione. Mhm. E poi c'è un legame, quell'altro è un legame con un'anima, una persona, una donna, pure qua. Non so, come se ci fosse uno scambio di qualcosa, ma lui ha compreso che lo scambio, che il karma comunque non è, nessuno deve scambiare niente, ma è solo tutta esperienza. Lui l'ha capito adesso, però c'era. L'ha voluto mantenere questo qua. C'è una persona, un'anima. Va bene. Cosa vuole fare? Togliere tutto? Mm. Sì, assolutamente. Dice ok, ci siamo. Ma dice ci siamo, ci sto. Bene. Finalmente possiamo togliere i contratti di queste entità mentali, che prima non avevamo visto. Apre un portale a vortice molto forte, che è come se fosse un aspirapolvere. E lancia, prende, fa così con la mano, lo fa in maniera proprio energetica e gli lancia questo scaffale con questi contratti dentro questo portale ad aspirapolvere. Fatto. Perfetto. Andiamo all'avatar, ma prima lasciagli
creare e lasciare qui nel cluster un ad eternum. Ha lasciato, ha messo questa pallina con tutte e due le mani, però la mette a forma di fiore, perché dice che il fiore per lui rappresenta una cosa molto pura, un fiore, una rosa bianca, lo mette così, lo mette lì e poi lo lascia questo fiore e lui si allontana e esplode di energia. Esatto. Avatar. No, non c'è l'avatar. C'è il No? computer acceso. No, non c'è. Beh, via tutto. Via tutto e lì dove c'era il computer, dove immaginiamo che ci sia per terra una sagoma, come, non so, il tavolo che lascia sulla moquette per anni, il pianoforte, no? Che lascia una sagoma dove appoggiavano le gambe. Mettiamo un ad eternum. Dimmi quando ha fatto tutto. Lui, ovviamente. Mette sempre questa con le due mani, mi mostra questo, mi guarda, mette le mani così e c'ha questo fiore, pieno, molto forte, potente. Lo mette a terra, poi si allontana, viene accanto a me sulla mia destra, si mette accanto a me, mi sorride e poi mi indica di guardarlo il fiore e lui lo fa esplodere di energia bianca. Benissimo, torniamo di qua. Non c'è praticamente niente, ma per sicurezza gli facciamo mettere un fiore nel subliminale, nell'eterico, nell'emozionale, nel fisico e nel mentale, che nel suo caso è quello più importante, quello più da gestire. Mette tutti i suoi fiori, mentre lo diceva, l'ha fatto, mentale, fisico, eterico, emozionale. Li mette tutti qua, emozionale lo mette nel petto, cioè si crea questo fiore. Nel fisico dove lo Fisico lo mette? mette qui, all'altezza della prostata, come dire, qui. Mhm, mhm, Mette qua. Mentale lo mette mhm, qua sopra la sua testa. mhm. Subliminale? Subliminale lo mette qua, nello stomaco, alla bocca dello stomaco, perché dice qua dove fluisce la mia parte energetica, quando provo le emozioni, quando mi arrabbio, quando io sono delicato qui. Questa è la parte che reagisce all'emozionale suo, di Mm. più per lui, non è comune, cioè non è per tutti, per lui. E Io non te lo poi dico, ma è tutto un sì con la testa la sessione, di Franco, mm, quindi anche adesso, per esempio. Ok. sì, reagisce dallo stomaco, la parte emozionale. Ed è davanti a me con tutti questi suoi fiori che ha creato dal suo interno, energetici, qui, qui, qui e qui. Molto bello, bella immagine. E, e poi Cosa fa? Mhm. li fa, es- li fa, li apre e è come se esplodono L'innesca. energeticamente. Mm. Sì, Nel momento in esatto. cui l'innesca li può disinnescare solo lui, se avesse stupidamente voglia un domani, in quanto nessuno li può toccare, vibrano No, è troppo roba sua. alto, sono suoi e sono eterni. Ne ha Cosa messo uno a fai? casa, Eh? ne ha messo uno dentro casa sua, nella sua cucina, dice, Ok, vicino vicino al al frigo. frigo. Va bene. Non so se voi possiamo parlare contemporaneamente. Sabrina, cosa fanno i tre del cinema? Sono interessati, stanno ancora lì guardando. E particolarmente la donna è molto entusiasta e dice che questa cosa che lui ha fatto lo ringrazia e dice che ne prenderà atto e inizierà nei prossimi giorni questa donna a livello conscio,
Cioè, lui, Franco, si renderà conto che ha avuto un effetto, accadrà qualcosa, lei dice, perché c'è Ottimo. qualche azione che lei farà e lui se ne accorgerà, quindi avrà un segnale se lui Bene. ci farà attenzione. Nuova vibrazione. Adesso è 35 miliardi, Nuova sta molto bene, consapevolezza. è libero, 375%, PSPE. PS 51, Vite precedenti. 2150, E cervello. 17. Caspita. Ok, l'hai già dato il messaggio finale della PS e della PE. C'è qualcosa da aggiungere? Anche non un messaggio, ma qualcosa di visivo, visibile. Lei dice che lei dice tu hai bisogno adesso di nuotare nella tua mente, perché è come se tu fino adesso hai lavorato molto bene a livello eterico, esoterico, spirituale, energetico, hai raggiunto un ottimo equilibrio, quello che tu hai fatto in questa vita per altre anime lo fanno in tante vite, hai fatto un grande step perché ti sei impegnato e ti sei fatto le giuste domande e quindi facendoti le giuste domande io ti ho aiutato a dare le giuste risposte. Ora però è il momento di scendere un pochino all'interno della tua parte fisica e mentale, perché i tuoi piccoli problemi fisici sono un nostro segnale dove tu devi dare delle risposte e queste risposte sono adesso all'interno della tua mente, perché quando arriva a livello fisico vuol dire che c'è bisogno di risolverle, perché è l'ultimo avviso, la parte fisica. Quindi adesso entra nella tua mente, chiediti prima di addormentarti, lo puoi fare tranquillamente, ne hai la consapevolezza e la capacità. Prima di addormentarti, quando ti metti a dormire dopo la tua tisana, una camomilla e ti rilassi, abbassi il discorso mentale, prima di coricarti e di metterti a letto, domandati cosa altro devo comprendere qui, in questa vita, e nel momento in cui tu poi andrai a dormire, io comunicherò con te con dei segnali e in una modalità che tu conosci e cercherò di arrivare a te per farti comprendere cos'è che ancora devi comprendere. Ma quello che posso dirti è che dovresti scrivere le emozioni che stai reprimendo, perché io faccio fatica, quindi tu stai reprimendo una parte di me. Ci sono delle cose inconsce, delle emozioni che è arrivato il momento di affrontare, che adesso sei libero di affrontare, perché ti sei creato una situazione serena per poter essere sereno e tirare fuori le ultime cose che devi comprendere. Sabrina? Mm, Ok. Come stai? bene, fa male lo stomaco. Ti ho visto che toccavi lo stomaco. Perché? Mm.
Ti Perché è entrata? deprime, quindi mm, no, tutto bene. Tu lo vedi bene? Sì, Ok. E al cinema che hanno fatto? Sono andati no, a stanno casa? lì ancora. Sono Ok. lì. Si sono creati un ad eternum da portare a casa, come, non so, quello che vince al Luna Park, no? Il premio. Le fragoline Franco c'hanno. lì. Mi è pure caduta la cuffia per il ridere. Va bene. Abbiamo finito, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.